Il Friuli Venezia Giulia si sta attrezzando per viaggiare più velocemente in rete. La nostra regione sta rapidamente recuperando terreno con la posa della fibra ottica nelle zone che erano scoperte, oltre 180 comuni. In una cinquantina di essi la rete è già ultimata e commercializzabile da parte degli operatori. Faremo il punto dei lavori e parleremo anche delle caratteristiche, delle potenzialità di questa tecnologia. Ne parleremo dunque più tardi. Buongiorno, ben ritrovati in studio. Del nostro approfondimento, i confinamenti forzati durante la pandemia ci hanno fatto capire l'importanza di un buon collegamento informatico. Sul versante infrastrutture la nostra regione sta rapidamente recuperando terreno con la posa della fibra nelle zone che erano scoperte, oltre 180 comuni. Facciamo il punto in questa scheda di Andrea Saule, vediamo. Negli ultimi mesi tutti abbiamo potuto vedere quanto una buona connessione alla rete possa essere utile in momenti di emergenza. Una lezione a scuola, una riunione di lavoro, un aperitivo virtuale con gli amici, lo svago online sulle piattaforme. In Friuli Venezia Giulia il gap di infrastruttura tra città e paesi periferici si sta colmando. Secondo gli ultimi dati messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico, la situazione è una delle migliori in Italia. La copertura della banda larga e ultralarga entro l'anno va verso il 100% della popolazione per quello che riguarda la connessione a 30 mega. La cifra è considerevolmente più bassa per quella a 100 mega, dove la provincia di Udine ha la copertura maggiore. E dove non investono i privati per mancanza di mercato ci pensa il pubblico. Il piano interviene per 182 dei 215 comuni della regione con investimenti superiori ai 120 milioni. La maggior parte dei comuni si trova comunque ancora in fase di progetto esecutivo, anche se molti sono già nella fase di esecuzione che dovrebbe essere ultimata entro i primi 6 mesi del 2021. 46 invece quelli già in collaudo. L'avete sentito, Open Fiber è la concessionaria del Ministero delle Infrastrutture per la posa della fibra ottica su tutto il territorio nazionale. Vediamo come è messo il Friuli Venezia Giulia rispetto alle altre regioni. Ne abbiamo parlato con Alberto Sperandio, manager regionale di Open Fiber Friuli Venezia Giulia. Ascoltiamo. È messa abbastanza bene sia per il lavoro precedente dell'amministrazione regionale sia per i lavori del piano banda ultralarga che stiamo conducendo come concessionari del Ministero per realizzare questa rete pubblica con fondi del Ministero ma anche della regione Friuli Venezia Giulia stessa, e quindi oggi sono già 60 i comuni con i cantieri, con i lavori conclusi, di cui 49 in commercializzazione. Entro fine anno arriveremo ad aprirne 128 su 180. Che infrastruttura avete trovato nella nostra regione? Abbiamo trovato una grande presenza di infrastrutture esistente che sta agevolando e ci sta consentendo di accelerare nel progetto, grazie sostanzialmente a due elementi fondamentali. Da un lato gli investimenti condotti in precedenza dalla Regione attraverso il SIEL, la propria società in-house, per cui negli anni precedenti hanno realizzato una rete in fibra ottica per collegare le sedi dei municipi dei vari comuni del Friuli, e stiamo riutilizzando completamente i cavidotti già da loro posati per posare anche la fibra del piano banda ultralarga. Inoltre abbiamo anche trovato una buona disponibilità della rete Enel, che è stata fatta in tempi relativamente recenti, cioè con la disgrazia del terremoto del 76, è stata rinnovata, per cui è in buone condizioni, e questo ci consente di avere in Friuli Venezia Giulia una percentuale di riutilizzo delle infrastrutture esistenti dell'85%, molto più alto rispetto al dato medio nazionale, ed è questo un grande vantaggio in termini di accelerazione del progetto, perché dobbiamo scavare molto meno e creare meno disagio ai cittadini, perché gli scavi rimangono una parte residuale delle attività da svolgere. Quali sono state le difficoltà operative nel nostro territorio, nella nostra regione? Abbiamo sicuramente avuto alcune difficoltà operative nelle zone montane, ma semplicemente per la morfologia del territorio, però in realtà la difficoltà è stata compensata dalla grandissima disponibilità e collaborazione da parte anche delle amministrazioni locali, perché veramente tutti i comuni hanno lavorato con noi a quattro mani per, da un lato, redigere il progetto insieme per renderlo il più efficace ed efficiente possibile in termini di riutilizzo dei cavidotti già esistenti, anche dell'illuminazione pubblica, e dall'altro anche per gestire le inevitabili variazioni in corso d'opera che
fatte a quattro mani con i tecnici comunali, con i sindaci, ci hanno consentito di riuscire a chiudere quei comuni che erano anche difficili dal punto di vista logistico in tempi rapidi rispetto alle aspettative. Quali sono le caratteristiche di questa tecnologia che avete utilizzato e quali sono le opportunità che ci offrirà questa nuova fibra ottica? Stiamo realizzando in tutta Italia in realtà una rete completamente in fibra ottica di moderna concezione, nel senso che è la rete che oggi tecnologicamente è più avanzata e che consentirà di soddisfare le esigenze di telecomunicazioni, di trasmissione dei dati anche per i prossimi decenni. La fibra sono dei filamenti di vetro, come dei cappelli di vetro in cui viaggia la luce, e tutti sappiamo che nulla viaggia più veloce della luce, quindi è il mezzo trasmissivo per eccellenza e la sua capacità potrà essere potenziata negli anni prossimi semplicemente sostituendo gli apparati che trasmettono gli impulsi di luce sempre più velocemente. Quindi la tecnologia evolverà, ma non sarà necessario modificare o riposare la fibra, sarà semplicemente necessario cambiare gli apparati a casa dell'utente e nella centrale telefonica. Perché ritiene che l'infrastruttura sia a basso impatto ambientale? Non trasmettendo il segnale in forma elettrica, come invece avviene sul doppino in rame, non c'è bisogno di rigenerare spesso il segnale attraverso gli armadietti telefonici che ci sono lungo le strade alimentati elettricamente, perché il segnale luminoso parte dalla centrale che può distare anche 25 km dalla casa finale dell'utente e quindi i disservizi saranno certamente minori, ma anche l'impatto ambientale in termini di riduzione dei consumi per farla funzionare saranno ridotti, oltre agli impatti indiretti che porterà sull'ambiente, visto che la gente avrà meno bisogno di spostarsi in macchina, si potranno fare da casa molte cose per cui oggi invece bisogna muoversi, quindi sicuramente porterà dei grandi vantaggi al territorio, favorendo non solo la residenzialità in molte zone oggi lontane e marginali rispetto alle grandi città, ma sono sicuro che favorirà anche un ripopolamento di zone della montagna, di zone dove c'è stato un esodo verso la città.